Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di gennaio 2024. Ok, abbiamo la carta dell'appeso per la prima lettura dell'anno dell'amore. La carta dell'appeso vi dà in questo momento la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Devo dire che è sempre una carta che ha un'energia piuttosto lenta, per non dire ferma, però comunque è una carta positiva perché vi dà sì, la visione alternativa, diciamo, della situazione o della relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche qui. E sempre in descrizione trovate il link agli oroscopi del 2024. Bene, bilancia, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Queste sono le energie letture sugli affetti, quindi possono riguardare gli amici, la famiglia o le relazioni di coppia, quindi adattate voi la lettura alla vostra realtà. Allora, abbiamo un 5 di spade, un 6 di coppe, un fante di pentacoli, una regina di pentacoli, un fante di bastoni, tanta gente devo dire. Abbiamo un 7 di spade, e un re di pentacoli, un sacco di figure. Allora, con questo 5 di spade si parte da una situazione, diciamo, di conflitto. Potrebbe esserci una discussione o semplicemente essere un conflitto interno. Vi dico, per qualcuno ha a che vedere con qualche cosa che riguarda fratelli, cugini, familiari o dei figli. Mm. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Perché è interessante perché qui abbiamo regina di pentacoli, re di pentacoli, fante di pentacoli e qui spunta un fante di bastoni. Andiamo a vedere. 5 di spade. Fante di pentacoli nuovamente e 7 di spade nuovamente. Allora, diciamo ragazzi che la persona in questione potrebbe essere proprio questo fante di pentacoli, che potrebbe essere, come vi dicevo, un figlio, un fratello, per qualcuno magari anche la persona di interesse, non dico di no. Però probabilmente c'è qualche questione verbale, qualche nuovo inizio, qualche situazione che è confusa, che è pasticciata, che non è chiara. C'è un 7 di spade, potrebbero esserci proprio delle bugie che sono state dette per quello che riguarda un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 9 di pentacoli, 4 di bastoni, 10 di bastoni e 4 di coppe. Mm. Allora, è come se ci fosse qualche questione legata a delle responsabilità. Allora, per qualcuno può essere la responsabilità se per esempio è una questione tra genitori e figli, magari il figlio vuole andare ad abitare per conto suo, ipotesi. Potrebbe essere una questione legata anche ad un'azienda, a qualche cosa che si vuole costruire. ehm,
appunto o con un figlio, con un cugino, con un fratello, con un familiare, diciamo, di lignaggio parallelo, lignaggio no, parallelo, appunto, che non è né discendente né avo, né parente pregresso, diciamo. Allora, devo dire che la versione più romantica della lettura, ragazzi, con questo 6 di coppe e 4 di bastoni, è facilmente che troverete perlomeno un'anima simile a quella che potrebbe essere gemella. Ma qui, guardate che caso, il 10 di bastoni qui è rappresentato come una figura bendata che cammina su questi bastoni infuocati. E qui abbiamo di nuovo una persona con gli occhi chiusi con questo 4 di coppe. Io credo che ci sia qualcuno che sia talmente impegnato a guardarsi dentro, anche con la carta dell'appeso, che si è praticamente in una fase di osservazione, che diventa un po' difficile magari vedere, considerare questa persona che è vicino a voi. O qualcuno, se fosse un figlio, credo che non lo vediate abbastanza ehm, malizioso da poter affrontare certe cose nella vita e quindi probabilmente quello un po' vi spaventa. Però andiamo a vedere questo fante di pentacoli. Regina di bastoni e eremita. Sì, ho come l'idea che ci sia il bisogno di riprendere un po' le forze, anche perché qui abbiamo un 10 di bastoni, che è sempre una carta di qualcuno che è in realtà nei tarocchi tradizionali qualcuno che porta dei pesi. Qua è qualcuno che sta affrontando un percorso alla cieca, è sotto stress, sta cercando di non cadere, di non bruciarsi. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Devo dire che sembrano anche quasi due famiglie diverse, eh. Abbiamo un re di bastoni, che interessante, fante di bastoni, re di bastoni e regina di bastoni, e sopra abbiamo la famiglia dei pentacoli. E qui abbiamo, allora, il re di bastoni, l'imperatrice e un 4 di pentacoli. C'è qualche sorta di attaccamento a un ruolo, ragazzi. Per qualcuno potrebbe essere la promessa di avere un bambino insieme, che però è come se non si concretizzasse o se fosse una cosa che, diciamo, un tema che affrontate solo voi. Se non è un bambino è un progetto, perché qui ho l'imperatrice parla di gestare qualcosa, la regina di pentacoli anche, il 9 di pentacoli anche. Andiamo a vedere il fante di bastoni. La morte è un re di pentacoli. È come se ci dovesse essere un po' meno fuoco, un po' meno passione, un po' meno istinto e un po' più senso pratico all'interno di questa situazione. Stavo guardando perché qua, vedendo queste carte, sembrerebbe quasi un lavoro di manifestazione dell'anima gemella. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 7 di spade, che avete già anche all'inizio della lettura. Abbiamo il Papa, il Diavolo e un 9 di coppe. Ragazzi, qui c'è da tagliare con qualche atteggiamento o con qualche tipo di pensiero, di proiezione o di bugia. Vi dico bugia perché c'è anche il diavolo, quindi qui può fare riferimento a una manipolazione, a un qualche tipo di tossicità, qualcuno che vi racconta qualche questione solo per ottenere, non lo so, magari del tempo, delle attenzioni da parte vostra.
delle idee. Però se vi... Allora, devo dire che a parte il 7 di spade, tipo la luna non c'è. Quindi più che proiezioni, sono proprio bugie, ragazzi. Qualcuno che vi racconta o delle storie sul proprio stato di celibato, nubilato o coniugato. Insomma, voi tenete il vostro senso di discernimento molto attento, molto allerta. Fate sempre un esame dentro voi stessi. Cosa mi vibra? Mi vibra come una verità? Come no? Mentre me l'ha detto, c'è qualche cosa che mi stride? Perché qui devo dire che sento più che qualcuno è attaccato a un ruolo che non realmente alla relazione o alla situazione in sé. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. 9 di bastoni e gli amanti. Ragazzi, qui dovete difendere il vostro sapere, il vostro patrimonio, la vostra posizione. Qui con la carta degli amanti. Allora, c'è la versione positiva e la versione negativa. Prendete quella che più vi piace, ma io sono sempre dell'idea che è meglio prendere quella negativa in modo che uno si sa regolare e agisce di conseguenza. Però, allora, qui può essere un qualche cosa inerente a una relazione che inizia, potrebbe far riferimento all'anima gemella, qui abbiamo il Papa, insomma la morte di un vecchio periodo per andare verso un nuovo periodo, abbiamo il Papa, gli amanti, c'è anche questo diavolo, non ve lo nego, però tutto fa pensare a una nuova relazione che possa iniziare magari con qualcuno che ha già una famiglia in essere o ha già dei figli o via dicendo, insomma. La versione un po' più negativa della lettura, ed è per quello che qui avete l'appeso, perché vi invitano a guardare le cose da un altro punto di vista. Ho come la sensazione che ci siano due parti, due fazioni, potrebbero anche essere due famiglie, però diciamo due parti, dove c'è una specie di promessa, inizio, sogno comune, che poi però cammin facendo non è più tanto comune. Qui vi dicono di difendervi e di prendere una scelta. Con la carta dell'appeso potete anche fare un'autoanalisi su quello che il vostro ego vuole e capire che cosa invece la vostra anima vuole o quello di cui ha bisogno in questo momento per evolvere. Anche se poi la maggior parte delle volte, ragazzi, è l'universo che ci manda davanti quando siamo pronti le lezioni che dobbiamo imparare. Diciamo che nella seconda settimana di gennaio potreste aspettarvi qualche presa di consapevolezza o qualche decisione anche, ok? Andiamo a vedere un angelo del cuore. Dai una possibilità alla tua relazione. Lavora sulla coppia. Sì, c'è da chiarire queste bugie, perché ci sono delle volte, ragazzi, dove si raccontano delle bugie per non far soffrire l'altro. Cioè, magari sono bugie bianche, nel senso che le bugie son tutte bugie, però le bugie bianche si intendono quelle innocenti, no, le bugie fatte cioè dette per quelle piccole, dette con l'intenzione o la falsa credenza di non ferire l'altro. In realtà poi se l'altro lo viene a sapere è più ferito ancora, però è come se vi dicessero che questa relazione, perché qui comunque avete un 6 di coppe e un 4 di bastoni, ok? E gli amanti, comunque c'è aria di anima gemella, anche se è una questione familiare, vi dirò. Però qua si tratta proprio di dare una possibilità alla coppia, di nutrire la coppia, di parlare, mi viene da dire, e di tagliare con certi atteggiamenti un po' troppo impulsivi anche, Andiamo a vedere un oracolo e poi andiamo a vedere una fatina.
Carta numero 11, che è interessante perché qui avete il 4 di bastoni, che è la carta dell'11-11, che dice di rompere con gli ex. Se non fosse un ex fisico, può essere con le situazioni, le vecchie situazioni, le vecchie dinamiche. E qui avevamo una morte che avevo detto prima. E parla proprio di un saluto finale e di un rilasciare. Qui infatti ragazzi poi alla fine ehm, c'è la carta degli amanti che mi parla di scelta. Il rilasciare è anche collegato all'appeso, perché l'appeso è una carta che ci indica che è tempo di perdonare, che siamo noi stessi o che siano gli altri, come se fosse arrivato il tempo di perdonare, insomma. E poi abbiamo la carta numero 10 che parla di rendere possibile l'impossibile. Allora, in questo caso specifico parla dei viaggi astrali. Vedete che fa vedere la ragazza che sta facendo un riposino e qui c'è il suo sé astrale che si stacca dal corpo, no? E parla anche dei sogni del bambino interiore, quelli più intrinseci, quelli dell'anima, mi verrebbe da dire, di libertà e di viaggi. Tenete presente che quando si fanno i lavori di manifestazione, l'80% del lavoro si fa visualizzando. L'80 forse no, un pochettino meno, però una buona fetta del lavoro si fa soprattutto visualizzando. E per chi riesce a fare i viaggi astrali, o meglio i sogni lucidi, ha un 80% di probabilità in più di far verificare quello che si sta manifestando. Quindi quando fate i lavori di manifestazione, attenti a mantenere la concentrazione su quello che state facendo, perché se cominciate a visualizzare il pranzo di domani, attirerete da cucinare, insomma. Ragazzi, carta numero 11, collegata appunto abbiamo detto con l'appeso, e carta numero 10 collegata, allora, in un certo senso il perdonare rende liberi, ok? Era un po' questo che volevo dire riassumendo. Andiamo a vedere ancora una fatina. Luce interiore, wow! Bellissimo perché questa fatina è tutta illuminata, ha tutti i chakra illuminati, quasi tutti, e vi dice un po' di risplendere da dentro, di brillare con la vostra naturale essenza. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2024 magnifico, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!